Ci siamo, LumaFusion 5.0 è arrivato per adesso su dispositivi iOS. Porta molte novità, ovviamente quella che aspettavamo di più di tutti qual è speed ramping con i keyframe avanzati, che vedremo ovviamente nello specifico. Questo video sarà un po' lunghetto, quindi restate ovviamente fino alla fine e scusatemi la lunghezza, ma ci sta. Ripetendo di nuovo l'ultima novità, che è ovviamente i keyframe avanzati con speed ramping a pagamento una tantum 20 euro, quindi chi lo vuole comprare ovviamente e lo vuole utilizzare deve comprarsi questo pacchetto, ma chi non lo compra, visto che l'aspettavamo da tanto tempo, e poi altre diciamo minori novità che le andiamo a vedere subito in questo video. Bene, io sono Gennaro, in questo canale si parla di accessori e ovviamente applicazioni legate al mondo degli smartphone, ma in questo caso ovviamente anche ai tablet, perché LumaFusion ovviamente gira molto meglio su iPad, che è grande. Bene ragazzi, a questo punto vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Siamo ancora soli, stiamo un po' all'aperto con le finestre, quindi rumori permettendo, speriamo che questo video venga bene. Andiamo a vedere LumaFusion 5.0. Bene, allora la prima novità che vi faccio vedere è l'aggiunta di due categorie di transizioni. Diciamo che ci volevano, ci lamentiamo sempre che non ce ne sono, quindi sono state aggiunte due tipi di categorie. La prima è capovolgimento e la seconda è dopo, si chiama cerchi mod, sarà mod moderni. Quindi andiamo a vedere un attimino di cosa si tratta. Guardate che belle che sono, ok, sono molto molto belle. Ne mettiamo una, sapete come si fanno a mettere ovviamente le transizioni, e se non lo sapete andate a vedere ovviamente i tutorial vecchi, che c'è tutto spiegato nei minimi dettagli come si possono utilizzare e come si possono fare anche degli effetti un po' carini. Vedete questa qua, ok, fa una specie di cubo, quindi abbiamo tante diciamo possibilità di avere effetti, diciamo chiamiamoli effetti, ma sono transizioni in più da poi poter ovviamente manipolare e al nostro piacimento poter anche in qualche maniera, ecco, tra virgolette sempre, personalizzare. Non si possono personalizzare, lo sappiamo, però ci sono tanti modi per poterle utilizzare in modo un po' diverso da quello che stiamo vedendo adesso. Quindi transizioni è la prima novità. La seconda novità, io è una cosa che forse serve, ok, non serve, questo ovviamente sta sempre a un po' a noi. Qui nella parte del monitorino, vedete, questo è praticamente il monitor che ci permetteva di condividere ovviamente lo schermo, ok, con diciamo il nostro iPad o quello che sia, diciamo l'iPhone su un grande schermo. Aprendo questa finestrina, vedete, non solo c'è sempre la possibilità di condividere lo schermo, ok, di andare su un grande schermo, diciamo su un monitor, quello che è, ma c'è anche la possibilità di dividere sicuramente i canali. Questo forse per migliorare la color correction, quindi posso andare a vedere solo i rossi, ok, che qua non ce ne sono, andiamo, cioè se ne sono pochi, verdi, vedete, viene praticamente vengono diciamo oscurati gli altri, quindi magari per una correzione colore migliore, anche perché questa parte qui funziona anche all'interno dell'editor delle clip, quindi si può utilizzare. Facciamo, mettiamo a posto la candela e andiamo a vedere qua sotto. Qua sotto ci sono le griglie, quindi posso andare a ora a fare così, ok, faccio on alle griglie, vado qua dentro e decido che aspetto deve avere la mia griglia. Vedete, partiamo dal 2.2, dal 2x2 fino ad arrivare al 5x5. Vedete, a questo punto si forma una griglia, ok, la regola dei terzi, diciamo, la chiamiamola volgarmente così, volgarmente, per tutto il rispetto che abbiamo per la regola dei terzi. Infatti se andiamo a fare così e mettiamo 3x3 ci accorgiamo che proprio è la regola dei terzi, quindi abbiamo ok questa cosa sullo schermo, ma non solo,
Ovviamente possiamo avvalerci di altre cose. Adesso io spengo questa per avere maggior chiarezza, facciamo nessuno. E sotto vi accorgete, sotto qua, vedete sotto la griglia, abbiamo il titolo sicuro. Cosa vuol dire? Che se io vado a cliccare qui, vado a azionare l'area di salvataggio per i titoli, cioè non devo uscire, non dovrei uscire fuori da queste aree di sicurezza per poter poi visualizzare correttamente su un televisore, su un monitor, su un grande schermo, dove vogliamo, i titoli che stiano sempre all'interno del video, dello schermo dove va ovviamente poi diciamo proiettato questo filmato. Quindi una cosa carina. Ma non solo, abbiamo anche l'area di sicurezza sotto per quanto riguarda, vedete, area sicura per quanto riguarda il filmato stesso, cioè non far uscire da queste linee guida soggetti o quello che vogliamo che poi stia dentro, ok, l'area sicura. Quindi questo si usava una volta sulle telecamere un po' vecchiotte perché i televisori non avevano, cioè non erano in grado di visualizzare il tutto. Adesso forse ai 16 noni questo problema non c'è più, però diciamo che lo ammettiamo e ringraziamo. Spegniamo il tutto e abbiamo come ultima cosa l'orizzonte. L'orizzonte, ragazzi, non so cosa può servire, però può servire magari a posizionare delle cose, magari ovviamente in una parte dello schermo. Ecco, se facciamo un tap mentre al centro, ritorna tutto com'era. Ok, l'orizzonte ritorna com'era. Purtroppo una cosa che c'è già di mancanza, e questo ve lo devo dire, non c'è un aggancio alle griglie, cioè se voi mettete la griglia gli oggetti non si agganciano. Questa forse è una mancanza, forse ci voleva, però ragazzi ce la facciamo andare bene lo stesso. Quindi abbiamo visto questa novità che praticamente è la gestione delle griglie molto avanzata. Un'altra novità minore, però che potrebbe essere sempre interessante, quando andiamo all'interno delle clip, vedete che qua è arrivato, ok, adesso ve lo localizzo, ok, qua, vedete, adesso l'ho perso io, eccolo qua, è arrivato anche qua la possibilità di andare a muovere, ok, le aree per far sì ovviamente di andare a posizionare come più ci piace, ok, quest'area di lavoro, vedete, posso spostarla come voglio. Ecco, un doppio clic e l'area torna come era. Quindi abbiamo anche questa personalizzazione che non è male. Un'altra personalizzazione sempre nell'editor dei clip, possiamo andare sul layout, vedete che sono comparse queste due iconette. Se clicchiamo la seconda e andiamo all'interno dell'editor dei clip, ci accorgiamo che sono state scambiate, ok? L'editor degli effetti è stato scambiato con quello del preview. Molto interessante perché chi si trova bene, ok, può ovviamente avvalersi di questa funzione. Per metterlo a posto, ovviamente basta andare qua, cliccare sull'iconetta, diciamo che eravamo abituati a vedere e torna tutto normale. È giunto il momento di andare a vedere speed ramping e keyframe avanzati, ma prima di far ciò andiamo all'interno dell'editor delle clip per vedere che sono stati aggiunti molti effetti, ok, già pronti, con una voce in più, vedete qua. Abbiamo i pat che andremo a vedere subito, ok, abbiamo praticamente queste voci in più. Quindi molto interessante. Partiamo dai pat, dai ragazzi, no, partiamo dalla speed ramping che è più importante. Lo speed ramping, come si accede a questa funzione? Si va qui, ok? Io penso che, ovviamente adesso io mi sono ovviamente ho comprato questa funzione, penso che la parte della velocità che vediamo sulla sinistra, sulla destra, che è stata spostata in basso, sia gratuita, ok? La parte sempre che c'era. Quello che è a pagamento ovviamente è la funzione speed ramping che andremo a vedere subito. La personalizzazione, diciamo, delle curve, poi alla fine non è niente di più quello che c'è in CapCut da una vita, ok? Quindi non è che dobbiamo, come dire, abbiamo scoperto l'acqua calda, purtroppo è così. Quindi si è spostato tutto sulla destra. Abbiamo sempre la possibilità di andare a creare un filmato lento veloce con questa barretta qui che prima era sotto, ok? Quindi se io vado a mettere qui dove mi consiglia, ok? Vado a fare play,
il mio filmato è diventato ovviamente lento, ok? È molto lento, quindi è come prima, ok? Se invece vado adesso indietro e vado a spostare tutto verso destra, che succederà? Chi vince? Un 1000 euro, chi risponde? E si velocizza. Quindi qui, ok, tutto restò come era. Abbiamo sotto ovviamente sempre il parametro di, diciamo, di tenere l'audio quello che è, però abbiamo qui sotto l'aggiunta della clip frizzata. Quindi se io clicco diciamo, questo flag, che succede? Quando do play, la mia clip, vedete, rimane frizzata, ok, in quel frame lì, perché potrebbe essere un effetto. Come vado a staccare di nuovo, ovviamente a deflaggare, e do play, la mia clip ovviamente ritorna come io l'ho settata. Quindi diciamo che questa parte qua, ovviamente sotto c'è l'inversione della clip, è rimasta uguale. Cos'è cambiato? Ok, cos'è cambiato? È cambiato questo. Innanzitutto, se andiamo qua, abbiamo ovviamente qua tutte le velocità, ok? Abbiamo le velocità standard che poi sono dimezzate, il per 1, per 2, il per 1059 miliardi. Quindi abbiamo queste cose personalizzate. Ma la cosa bella, se torniamo un attimo indietro qua, qual è? È qui, è nascosta qua dentro. Qua dentro ovviamente abbiamo diciamo, i preset impostati per fare ovviamente uno speed ramping già preimpostato, quindi possiamo cliccare su una di queste e vedete sotto si sono creati ovviamente i keyframe. Prima di andare a vedere questa funzione qua andiamo a vedere i keyframe avanzati cosa vuol dire. Una delle funzioni dei keyframe avanzati è questa. Se io vado su un frame qualsiasi, clicco lungo, vedete escono fuori queste voci qui. Io prendo il frame e lo posso spostare. Inoltre, quelle iconette che vedete al centro non sono altro che spostare indietro di 10 frame, spostare in avanti di 10 frame con le frecce doppie e quelle singole avanzano, si spostano di un frame ovviamente indietro avanti. Se io vado a cliccare, vedete, toc, 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 toc. Ok? Quindi posso spostare il frame. Per quanto riguarda la cancellazione è rimasta invariata, si preme lì e si cancella il frame. Ovviamente anche per aggiungerne uno si fa più, quindi queste cose sono rimaste invariate. Ma andiamo a vedere che succede. Ok, è stato generato già un speed ramping. Ma come facciamo a vedere le curve? Benissimo, andiamo qua sopra. Ed ecco qua, qui sono le curve praticamente del nostro speed ramping. Quindi anche queste possiamo ovviamente andarle a variare. Possiamo, se spostiamo, vedete, se io sposto il frame, sparito il mouse, ok? Posso variare ovviamente la mia curva. Posso variare anche diciamo, la velocità, diciamo l'accelerazione in entrata e uscita. Dove vado a fare questo? Di qua posso variare col blu, posso variare ovviamente la velocità di entrata e di uscita, la velocità di entrata, non di uscita, la velocità di entrata. E di qua col verde invece posso ovviamente variare l'accelerazione, non velocità, l'accelerazione in uscita. Ma ho anche dei preset ovviamente già impostati, quindi se io vado qua, sperando che l'esempio sia buono, vado qua, vedete, faccio accelerazione lenta che c'è già, ok? No, questa qua, cos'era prima? Non mi ricordo neanche dove sono nato. La lenta, ok? Costante ed è una riga retta. E invece qui, ovviamente, la velocità, diciamo l'accelerazione veloce, vedete, va in negativo. Quindi in negativo, diciamo, in basso è più veloce e in alto è più lenta. Ma posso variarla anche manualmente. Come faccio a variare manualmente? Con questo slide, vedete? Così la rendo più lenta e così la rendo più veloce. Ok? Cliccando due volte la rendo ovviamente diciamo retta, ok? Costante, quindi una cosa molto molto carina. La stessa cosa posso fare di qua, ovviamente, con diciamo l'uscita, ok? L'accelerazione in uscita. Quindi vado di qua e ho le stesse cose, vedete, anche qua ho le stesse cose, ok? E anche qua posso variare, ok? Anche qui posso variare, vedete? Ok?
E quindi posso praticamente fare tutto quello che voglio sullo speed ramping, quindi una cosa molto molto diciamo ben fatta. Diciamo che eh, questa parte qui è molto avanzata, anche se poi sappiamo che ci sono programmi che ce l'hanno, che da una vita, però diciamo che ci hanno regalato veramente una parte veramente fatta bene. L'ultima parte, non meno importante, riguarda l'aggiunta dei pat, cioè possiamo fare un percorso, però lo potevamo fare anche prima, ma adesso con i frame avanzati ovviamente abbiamo un controllo diverso, ok, su queste cose qua. Innanzitutto andiamo a vedere i preset che abbiamo e poi c'è anche la funzione zoom per ovviamente per allargare lo schermo in un punto preciso che ci serve, ok? Lo faccio vedere subito qua. Possiamo cliccare qua ovviamente e focalizzarci su una parte dello schermo, ok, che vogliamo ovviamente andare a editare oppure a visionare. Adesso ovviamente bisognerà andarci a prendere un po' di mano, vedere un po' come si potrebbe utilizzare. Due tap sul quadrato e si ritorna ovviamente in default, e possiamo anche andare a prendere questa finestra ovviamente e spostarla. Infatti vedete 100%, quindi possiamo chiuderla di qua, e questo è molto simpatica, molto una cosa molto, diciamo, utile forse. Abbiamo i pat, allora dicevo, qua abbiamo, boh, forse sono cambiati un po', adesso non mi ricordo bene, abbiamo quasi i soliti spostamenti, come avevamo ovviamente nell'altra versione, ma qui, vedete, abbiamo già un'aggiunta di pat. Quindi io cliccando su questo, vedete che vengono fuori, ok, proprio diciamo, il suo percorso. Il percorso si visualizza di qua, vedete questa iconetta, spengo e accendo ovviamente il percorso. Il percorso può essere variato in questa maniera, posso prendere diciamo l'uccelletto, vedete che si cambia, ok? Posso andare sul frame ovviamente che voglio cambiare e cambio anche quello, però adesso questo frame è un diciamo non ha tanti keyframe, quindi andiamolo a togliere e scusate, togliere, veramente bisogna fare così come facevamo prima per portare in default. Qui invece la cosa si fa più interessante, che qua abbiamo ovviamente la gestione dei pat avanzati, quindi se voglio cioè fare qualcosa a questo uccellaccio, non so, prendo, vedete ce ne sono tantissimi, questi sono addirittura adatti a rimbalzi e robe del genere, forse un volo non è adatto, e questo qua è un volo, ok? Vedete che già il path cambia e sotto ci sono popolati i keyframe. Posso ovviamente andare sempre qui e andarli a ovviamente variare, sempre nella stessa maniera, ho sempre le stesse cose, ovviamente l'entrata più lenta, l'entrata più veloce, l'entrata normale e così via anche l'uscita. Ovviamente posso andare a far così, vedete mi posiziono sull'ultimo keyframe, ok, e l'uccello non compare più. Perché non compare più l'uccello? Perché non c'è, eccolo qua, ok, vedete compare, quindi posso prendere e spostare, ok, vado alla fine, ma questo non è tanto adatto, però vedete che il senso è questo, ok, vedete, è lì, guardate un po', ok, diamo il play. Ok, diciamo che è la stessa cosa come utilizzare prima, ovviamente che abbiamo visto, diciamo la parte del speed ramping, non cambia nulla, è la stessa cosa. E quindi io non so, io lo trovo molto interessante anche perché possiamo spostare anche qualche frame puntandoci sopra, ok, spostando questo, qui abbiamo sempre le cose di poter ovviamente accelerare o rallentare il nostro percorso, quindi diciamo che possiamo, come vedete, ragazzi, veramente tanta roba. E sono contento che funzioni anche con il mio vecchissimo iPad perché ero un po' come dire preoccupato, però vedete che il percorso funziona perfettamente, possiamo ovviamente fare delle animazioni diciamo più complete. Ma ora finiamo questa parte con l'ultima cosa. Vi voglio far vedere ovviamente i keyframe avanzati. L'ultima parte, che cosa è cambiato? Forse questa cosa qua è, diciamo, è bella perché possiamo utilizzarle in altri modi.
Questa parte, diciamo, dei keyframe avanzati si può utilizzare anche negli effetti. Ovviamente lo potevamo già fare, ok? Questo lo potevamo già fare. Ricordate che se andavamo negli effetti, ovviamente avevamo già il controllo, ovviamente, dei keyframe, ma a questo punto sono diventati avanzati anche questo. Perché per dire, se io voglio stupidamente far diventare il mio filmato in bianco e nero da un certo punto in poi posso farlo, ma anche qui posso utilizzare ovviamente la parte avanzata che sia la cosa dell'accelerazione e delle curve. Quindi posso ovviamente andare qua, faccio un keyframe qui, mi sposto, ne faccio un altro, non lo faccio mai un altro, ok, e qui a questo punto vado a tirare giù la saturazione, ok, e anche qua posso andare a far così, ovviamente a valermi di questa modalità, vedete, ok, vado a farlo lento. Quindi che succede? Quando vado indietro, ok, diventa in bianco e nero. Adesso si è visto poco, però diciamo che è la cosa, l'avete capita. Prendo il keyframe, lo sposto qui in là, ok, e vedete adesso che, ok, quindi possiamo valerci delle curve anche sugli effetti. Diciamo che è una cosa abbastanza carina questa, quindi chiudiamo con le conclusioni, un po' lungo ma ci stava. Allora ragazzi, spero che questo video sia stato abbastanza chiaro, perché anch'io ovviamente lo uso da poco, bisogna prenderci un po' la mano, sapete, bisogna sempre sperimentare. Spero che sia stato chiaro, spero che vi abbia fatto vedere tutto. Se è mancato qualcosa ditemelo, che io ve lo porterò sicuramente sul canale. Ho voluto fare un video abbastanza veloce, perché ovviamente per darvi le informazioni più, diciamo, accelerate possibile, anche se è uscito da un po'. Quindi, cosa dire, se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici che mi fate crescere, e in ultimo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Finalmente Lumataccia ha fatto il miracolo. A presto!